Ciao ragazzi, OMPX GT Wheel di Sim Racing Bay. Nell'antefatto voglio parlarvi di Sim Racing Bay. È uno degli e-shop europei, forse il primo tra i primissimi, che è entrato nel mondo Direct Drive. Io proprio da lui comprai il mio primo OSV, chiamato oggi SimCube 1. E già dall'epoca ho stretto amicizia con Tomo, infatti ho comprato sempre da lui anche il mio SimCube 2. È un e-shop che all'inizio ha collaborato con Asher e con altri brand per quanto riguarda la parte dei volanti e oggi, oltre a collaborare sempre con questi brand, ha deciso di creare una sua line-up di volanti. E oggi ragazzi vi parlo del suo OMPX. Sigla! Scusate, qualcuno ha detto BMW GT4? Sì, perché i più penso che avranno già riconosciuto le fattezze estetiche di questo volante. E io da grande appassionato a livello di form factor riconosco l'OMP Allu 310. Un volante dell'OMP che già da solo, se lo andate a comprare, costa quasi 500 euro. E ragazzi, 500 euro solo il volante. Avete capito bene. La Madonna! Ma oggi parliamo dell'OMPX di Sim Racing Bay. Vi dico subito la parte del packaging. È molto semplice ma molto curata. Troverete all'interno un set di adesivi per andare a personalizzare tutto quanto il volante, un set di viti per andarlo ad attaccare ai vari quick release e poi il volante ben protetto da polistirolo sagomato. Appena lo tirerete fuori, poi noterete subito sia l'estrema leggerezza del volante e anche tutte le finiture con cui è costruito. Ma ragazzi, entriamo nel vivo della recensione. Parliamo di un volante dal diametro di 31 cm e mezzo. Per quanto riguarda le auto GT è uno dei diametri 30-31, quello preferito da molti sim racer, e anche il genere di impugnature che ha questo volante offre veramente un grip davvero elevato. Io vi faccio vedere da vicino la gomma con cui è fatto, vi faccio vedere anche alla pressione se riesco a farvi vedere come si comprime. La gomma è una gomma abbastanza morbida, direi quasi un 65 Shore, e il tipo di grip che offre è davvero altissimo, sia che lo utilizziate con le mani sia che lo utilizziate con i guanti. E anche vi dico che con le mani non lascia particolari residui, rimane veramente molto pulito. Ma soprattutto la parte del grip, vi faccio vedere anche la parte di come si appoggiano i pollici, davvero piacevole. Ed è stata la prima cosa, quando anche l'ho montato e ho iniziato a giocarci, che mi ha colpito. La struttura è totalmente in alluminio, c'è una piastra davanti da 5 mm, ragazzi, a livello di robustezza e rigidità torsionale credo che siamo ai vertici totali di quella che può essere una classifica. E anche a livello di impugnature, dalla parte della gomma, se provate a ruotare in qualsiasi punto, è sempre ben solida e attaccata alla parte dell'anima del volante. Molto piacevole quindi la sensazione di completa compattezza che ha questo volante. Arriviamo però adesso alla dotazione pulsanti. Vi dico subito che Sim Racing Bay non lesina sulla qualità dei pulsanti. Sono degli 8 P9 e ragazzi,
ve li farò vedere naturalmente sempre più nel dettaglio, sono gli stessi che vengono utilizzati nel volante reale, non esteticamente, proprio gli stessi, la stessa qualità. Vi faccio sentire anche il click, ragazzi, molto molto piacevole. Avrà una corsa di un 3-4 mm, pienissima. In più nella parte finale avete anche il feedback tattile, bellissimo, belli. Mi ricordano tantissimo quello che è la tipologia dei pulsanti Asher, perché credo che anche lui utilizzi qualcosa di derivazione automobilistica, ma ragazzi molto belli, la sensazione tattile è veramente piacevole e in più anche a livello estetico donano la stessa linea che anche il volante della BMW GT4. I due pulsanti che sono vicino al pollice poi hanno questa cover in alluminio, una blu e una rossa, anche questo donano un bellissimo effetto al design del volante. Ci sono poi 3 rotary Elma, anche questi di estrema qualità, vi faccio vedere e ve lo faccio anche sentire il rumore che fanno. Tutte le cover K sono in alluminio e anche queste tutte di disegno di Sim Racing Bay e tutte e 3 rotary sono anche premibili. Ve lo faccio vedere. A completare poi la serie di pulsanti disponibili abbiamo un funky switch a 7 vie, rotabile, premibile e direzionabile. Anche questo con la parte della cover cap in alluminio, davvero belli. In più ragazzi vi voglio far notare una cosa, spero di riuscirci nel video. Nella parte dove ci sono gli adesivi, vedete? In questa parte l'alluminio è scavato esattamente della forma dell'adesivo. E anche questo a livello di design, di effetto, ragazzi, veramente bello. Anche qui nella parte sotto c'è lo scavo per l'adesivo, questo qui sotto, ragazzi, è bellissimo, veramente bello. Sono quelle piccole cose che vi danno un senso alto di qualità e anche attenzione a quelli che sono tutti i dettagli del volante. E ci tengo anche a sottolineare che tutta la parte del design del volante nella parte frontale e nella parte retro è tutto studiato e realizzato da Tomo di Sim Racing Bay. Ha fatto veramente un lavoro eccellente. Naturalmente la parte estetica di form factor ricorda quello dell'OMP 310, ma ragazzi ha scelto uno dei volanti per me più belli. E naturalmente spero che anche guardi il video, il mio amico Franco Scuri lo sa bene di che cosa stiamo parlando. Ma ragazzi voglio entrare subito nel vivo di quello che è una delle parti che più mi ha stupito, nella parte dietro. E ragazzi il cambio. Ma prima di parlarvene vi voglio dire che tutta la parte della back cover è fatta in CNC, carina sempre nella parte alta la serigrafia OMPX, veramente la cura nel dettaglio è maniacale, carina anche tutte le scritte fatte in tutte le lavorazioni che ci sono in questo volante, ma naturalmente manderò dei video per farvela vedere più nel dettaglio, molto bello. Nella parte dietro troviamo il pulsante di accensione, e naturalmente dovrete accoppiarlo con il vostro SimCube 2 e la parte dell'antennina wireless per migliorare la connessione con la base. Ma arriviamo a quello che per me è la parte che più mi ha veramente stupito, il cambio. Io ne ho provati davvero tanti, ma questo mi è davvero piaciuto. La parte del paddle dove voi metterete la mano è tutta in alluminio da 5 mm e mezzo, molto piacevole ragazzi, dove premete, vi dà un senso di solidità pazzesco. È uno dei paddle con questo genere di forma che più mi è piaciuto come tipo di click, perché vi dà un senso di pienezza e di piacevolezza pazzesco. In più è insonorizzato, vi faccio sentire anche il rumore. Ha dei pad in gomma nella parte alta che ne insonorizza il rumore. Anche a livello di forza per poterlo staccare, molto piacevole. Naturalmente chi vuole può aggiungerci altre calamite, ma ragazzi secondo me è già bello così. Qui sopra c'è poi la serigrafia Gen 5, il che mi fa pensare che è la quinta generazione di paddle che Tomo realizza. Io naturalmente non ho provato gli altri, questo è il primo che provo
gli faccio davvero un plauso, molto molto bello. Naturalmente anche la forma piacevole, ma ce ne sono tantissimi tipi, non è tanto quello che mi stupisce, ma l'estrema fluidità e la estrema compattezza, veramente anche se lo prendete in punta vi dà sempre quella bella sensazione di cambiata. Io lo sto utilizzando per il campionato TCR che sto facendo, mi ci sto trovando da Dio. Il funzionamento elettronico è tramite un micro switch posto qui all'interno. Ragazzi, non ha fallito mai una cambiata, davvero davvero un bel prodotto. Probabilmente è la cosa che più mi ha stupito del volante, a prescindere che possa piacermi a livello estetico, ma il cambio è davvero davvero bello. In più spero dal video di riuscirlo a far vedere, vediamo. La lavorazione, questa satinatura offre un bel effetto al tatto anche utilizzato con le mani. Naturalmente manderò tutti i video per farvelo vedere, ma naturalmente anche visto dal vivo fa un bel effetto. Non è regolabile né all'esterno né all'interno, però vi faccio vedere la posizione delle mie mani. Personalmente, ragazzi, lo potete premere come volete, ci arrivate veramente in maniera comodissima. Bello, bello, bello. La versione che mi è stata mandata è una versione specifica per SYNCUBE 2, quindi significa che tutta la parte elettronica è gestita dalla scheda proprietaria di SYNCUBE wireless. Ma questo, come avviene con la maggior parte dei produttori che costruiscono ruote per SYNCUBE, praticamente vanno a creare una scheda con tutta la parte della pulsantiera, degli attacchi per i cambi, che poi si adatta alla scheda SYNCUBE, che poi comanda totalmente quella che è la parte elettronica di questo volante. Vi mando anche delle immagini per farvi vedere internamente come è assemblato, anche per farvi capire anche la qualità interna con cui è stato realizzato questo bel prodotto. Ma ragazzi, penso che sia arrivato il momento di farvelo vedere in azione. Car on the right. Clear on the right. E quindi ragazzi arriviamo alle conclusioni finali. Naturalmente molto spesso un volante si giudica dall'aspetto estetico e qua vi dico la qualità percepita è ai massimi livelli. La forma ricorda tantissimo quella del GT4 della BMW, naturalmente in questo caso arricchita da rotary e funky switch. Nel nostro mondo, nel mondo sim racing, sono molto utili per andare ad avere tutte le funzioni che ormai i nostri simulatori ci regalano. Arriviamo poi a uno dei due aspetti più importanti quando si parla di un volante, l'ergonomia. Personalmente molto piacevole. La parte delle impugnature ha un diametro molto generoso e vi dà veramente, guardate, io ho una bella mano, vi dà molto il senso di grip, oltre al tipo di materiale con cui è costruita, che già da solo riesce ad essere molto attaccato alla mano, sia utilizzata a mani nude che con i guanti, ma proprio anche il suo essere pieno nella parte della gomma vi dà un ottimo senso di presa. In più anche comoda la parte della scavatura del pollice, perché il pollice tocca totalmente nella parte di gomma, quindi rimane comodo anche in sessioni molto lunghe di guida. Anche la disposizione dei pulsanti, riuscite a utilizzarne molti senza staccare le mani dal volante, essendo poi molto simile a un volante rotondo. Per arrivare invece ai pulsanti più in basso dovrete un pochino spostare la mano.
e naturalmente anche per muovere i rotari, ma personalmente nessun tipo di problema. Io l'ho utilizzato la maggior parte del tempo in VR e sono subito riuscito a memorizzare la posizione di tutti i pulsanti. Ma poi arrivo a quello che è il fiore all'occhiello di questo progetto, il cambio, perché è quello dal primo momento che l'ho utilizzato che mi è piaciuto davvero davvero tanto. La cambiata piacevolissima, ragazzi. Anche qui un cambio in cui ha fatto un lavoro pazzesco. Io non so com'erano le precedenti generazioni, detto, da quanto leggo siamo alla quinta generazione, quindi penso al quinto modello che crea, ma ragazzi, davvero davvero piacevole. Io continuo a farvelo vedere perché credo che sia la cosa più bella di questo volante. In più anche le dimensioni sono da me e da molti sono molto apprezzate. Come vi ho detto, parliamo di un 31 cm e mezzo, davvero davvero piacevole. E arriviamo poi al prezzo, 690 euro più IVA, per portarsi a casa un volante dalle fattezze costruttive veramente di altissima qualità. Io è la prima volta che provo volanti di Sim Racing Bay, devo dire sono rimasto davvero stupito. Anche in questo caso vi lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Fatemi sapere cosa ne pensate della recensione e di questo volante da quello che avete visto nel video, e vi ricordo sempre che naturalmente non ci sono link affiliazione in questo caso, e anche con Sim Racing Bay in realtà sto lavorando per avere un piccolo sconto per tutti voi. Naturalmente vi ricordo sempre anche MDS Sim Parts, andatela a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì e ci vediamo alla prossima review. Ciao!